Divertimento a casa. Idee per passare il tempo nelle ore più calde. Ciao a tutti e benvenuti sul canale. Quando fuori il sole picchia forte e l'aria è immobile, stare in casa è la scelta più saggia per proteggersi dal caldo. Ma chi ha detto che debba essere noioso? Assolutamente no. Oggi ti darò un sacco di idee divertenti, creative e perfette per tenere la mente attiva e lo spirito alto, il tutto senza doverti muovere dal tuo posto preferito, magari accanto al ventilatore o all'aria condizionata. Pronti? Cominciamo subito. Nel frattempo, se queste idee ti piacciono e il video ti è utile, mi raccomando, lascia un bel mi piace, iscriviti al canale per non perderti i prossimi contenuti, condividi questo video con amici e familiari che potrebbero averne bisogno e non dimenticare di lasciare un commento qui sotto. Il tuo supporto è fondamentale e mi aiuta a creare sempre più video pensati apposta per te. Riscopri il piacere della lettura, un viaggio senza valigia. Iniziamo con un classico intramontabile che non passa mai di moda, la lettura. Leggere è come intraprendere un viaggio incredibile, senza dover fare la valigia o affrontare code in aeroporto. Che tu preferisca romanzi avvincenti, gialli misteriosi, storie vere che ti toccano il cuore, o persino un bel ricettario di cucina per sognare nuovi sapori. Ogni pagina può trasportarti in un mondo diverso, lontano dal caldo opprimente. Se la vista non è più quella di una volta e leggere un libro cartaceo diventa faticoso, non preoccuparti. C'è una soluzione meravigliosa: gli audiolibri. Ce ne sono tantissimi online e molti sono anche gratuiti. Ti permettono di leggere ascoltando la storia narrata, chiudendo gli occhi e lasciandoti trasportare dalla voce. Inoltre, non dimenticare le biblioteche pubbliche. Molte offrono il prestito digitale di libri e audiolibri e spesso il personale è disponibilissimo a darti consigli personalizzati e a guidarti tra le loro vaste collezioni. Un consiglio extra per rendere la lettura ancora più divertente. Perché non tieni una piccola lista dei libri che leggi? Puoi annotare il titolo, l'autore e magari dare un voto o scrivere una piccola impressione. Potrebbe diventare il tuo club del libro personale e chissà, magari un giorno potrai condividerlo con un amico o un familiare. Allenamento per la mente, giochi e cruciverba. Proprio come il corpo, anche la nostra mente ha bisogno di essere tenuta in forma. E non c'è modo migliore per farlo che divertirsi. Cruciverba, sudoku, giochi di logica, indovinelli. Bastano pochi minuti al giorno per tenere il cervello sveglio e allenato. Sono attività che richiedono concentrazione e stimolano il pensiero logico, regalandoti al contempo un senso di soddisfazione. Se hai uno smartphone o un tablet, sappi che esistono tantissime applicazioni gratuite con giochi mentali adatti a ogni età e a ogni livello di difficoltà. Puoi trovare rompicapo, quiz di cultura generale, giochi di parole che ti faranno passare il tempo in modo costruttivo e divertente. Un'idea simpatica per rendere tutto ancora più coinvolgente. Perché non sfidi un amico o una nipote a distanza? Potete scegliere lo stesso cruciverba o lo stesso rompicapo online e vedere chi lo risolve per primo. Un po' di sana competizione può rendere il tutto più frizzante e un'ottima scusa per stare in contatto. Il potere della musica e dei ricordi. La musica ha una magia tutta sua. Una singola canzone può farti tornare indietro nel tempo, evocando ricordi di un'estate lontana, un ballo sotto le stelle o momenti speciali con persone care. La musica è una compagna fedele che può influenzare il nostro umore in un istante. Crea la tua playlist del buon umore. Scegli tutte quelle canzoni che ti fanno sorridere, che ti fanno battere il piede al ritmo o che ti viene voglia di cantare a squarciagola, anche se sei da solo. E a proposito di cantare, fallo. Da soli o in videochiamata con qualcuno, cantare fa benissimo all'umore, libera lo stress e regala un'energia positiva. Se usi piattaforme come YouTube o Spotify, puoi esplorare un mondo di musica. Cerca musica per rilassarsi, hits anni 60, canzoni italiane indimenticabili
o qualsiasi genere che ti faccia stare bene. La musica è una fonte inesauribile di benessere e divertimento a portata di mano. Il mondo in tasca, imparare qualcosa di nuovo. Non è mai, e dico mai, troppo tardi per imparare qualcosa di nuovo. La curiosità non ha età e il mondo digitale, che magari a volte ci spaventa un po', è in realtà pieno di opportunità incredibili. Internet è un pozzo senza fondo di mini corsi gratuiti su quasi ogni argomento tu possa immaginare. Pittura, giardinaggio, cucina, lingue straniere. Anche solo guardare dei video su YouTube può aprirti un mondo di scoperte. Vuoi imparare come si fa il pane in casa, quello buono di una volta? O magari come si coltivano le orchidee in balcone? Troverai tutorial dettagliati e spiegazioni semplici per ogni passione. È un modo fantastico per stimolare la mente, acquisire nuove competenze e sentirti sempre attivo e coinvolto. Un'attività stimolante potrebbe essere quella di iniziare un diario di apprendimento. Ogni giorno scrivi 3 cose nuove che hai scoperto. Potrebbe essere un fatto curioso, una ricetta interessante, una parola nuova in un'altra lingua. Vedrai, alla fine della settimana avrai imparato una quantità incredibile di cose. Resta connesso con chi ami, il calore dei legami. La solitudine, specialmente nelle giornate più calde, quando si esce meno, può essere un peso. Ma ricordati che la solitudine si combatte anche con un semplice sorriso a distanza. Una videochiamata con i nipoti, che saranno felicissimi di vederti, una chiacchierata con l'amico di sempre, o persino un messaggio vocale con una piccola storia o un pensiero. Questi gesti possono davvero cambiare la giornata, la tua e quella di chi riceve. Se la tecnologia ti spaventa, non preoccuparti. Chiedi a un familiare, a un vicino o a un amico di aiutarti a installare e usare applicazioni come WhatsApp o Zoom. Sono più semplici di quanto sembri. In pochi tocchi sarai connesso col mondo. Potrai vedere i volti delle persone che ami e scambiare 2 chiacchiere. Un trucco pratico. Prova a creare un orario felice nella tua giornata. Dedica una mezz'ora ogni giorno, magari nel pomeriggio quando il caldo è più forte, alle telefonate o videochiamate piacevoli. Ti assicuro che è terapeutico e ti farà sentire meno solo e più parte di una comunità. Attività, creative e manuali. Lascia parlare le mani. Le nostre mani sanno fare cose meravigliose e spesso parlano più di 1000 parole. Dipingere, cucire, lavorare a maglia o all'uncinetto, fare piccoli lavori manuali o di bricolage, o persino modellare la creta. Sono tutti modi fantastici per rilassarsi, concentrarsi e creare qualcosa di unico con le proprie mani. Anche il semplice atto di colorare può essere incredibilmente terapeutico. Esistono in commercio tantissimi album da colorare per adulti, pensati proprio per alleviare lo stress, stimolare la fantasia e permettere alla mente di divagare in modo positivo. Un'idea extra: prova a realizzare piccoli regali fatti a mano per figli, nipoti o amici. Un segnalibro decorato, una presina, un piccolo lavoretto di bricolage. Non c'è niente di più prezioso di un oggetto fatto con il cuore e con le tue mani. E chi lo riceverà apprezzerà tantissimo il tuo pensiero e il tempo che ci hai dedicato. Anche se fuori fa caldo e sembra che il tempo non passi mai, ricordiamoci che ogni giorno può essere una piccola avventura, piena di scoperte e divertimento, anche restando comodamente a casa. Basta un pizzico di curiosità, un po' di fantasia, e il tempo volerà via piacevolmente. Se queste idee ti sono piaciute e ti hanno ispirato, lasciami un commento qui sotto. Qual è il tuo passatempo preferito per le ore più calde? Sono curioso di leggere le tue risposte. E prima di salutarci, se questo video ti è stato utile, ti invito ancora una volta a lasciare un bel mi piace, iscriverti al canale per tanti altri consigli su salute, benessere e, perché no, un po' di sano divertimento. Non dimenticare di attivare la campanella per ricevere le notifiche. Il tuo supporto è la mia motivazione principale. Ci vediamo presto!